La richiesta della fede in the New Testament è nel Nuovo Testamento and in the Tanakh e is anche not nel a Tanakh. demand, is not a demand for naive and stupid people. Cioè la richiesta che Dio ci fa di incontrare Lui con fede non è una richiesta che elimina l'intelligenza e ci lascia come stupidi, come persone che accettano la qualsiasi cosa. And any event, even the most remote historical event, Qualsiasi evento, always, anche quello più storico, più lontano, will always have some outside witnesses, some outside references. quindi l'evento avrà sempre delle testimonianze dall'esterno, cioè non coinvolte direttamente nell'evento, quindi le testimonianze che possono dare una conferma. And so last time I did talk to you about several things, archaeological finds. L'ultima volta vi ho parlato di diverse scoperte archeologiche. And I skipped one very important one. Ho lasciato una che è molto importante. Until some years ago, fino a pochi anni fa, in 1968, in 1968, there was found in Caesarea inscription, a plaque, big rock. Fu trovato in Cesarea, nel sito di Cesarea, una targa con un'incisione molto importante. Yeah, and on that plaque was written Tiberium, in Latin Tiberium. Era scritto su questa targa, era incisa Tiberium. IUS, which means the prefecture. Ah, ok, il prefetto. Tiberium IUS, IUS che indica Tiberium, il prefetto. And of Judea. Della Giudea. Ectus Judea. Ok. And Pilatus. E insieme a Pilatus, quindi Pilato. In other words, Pilato, the prefect of Judea in the time of Tiberius. Quindi Pilato, il prefetto o forse governatore della Giudea durante il tempo del regno di Tiberio. Okay, so quindi this is a very important find. Questa è una scoperta molto importante. Because Pontius Pilatus is the main actor surrounding the crucifixion, the trial and the crucifixion of Yeshua. Perché Ponzio Pilato è la figura importante, molto importante, centrale durante il tempo e l'occasione della crocifissione di Yeshua. But actually very little is known about him. Ma in verità si conosce poco di lui. We hear about him a little in Josephus. Noi leggiamo un po' riguardo di lui in Giuseppe Flavio. And we hear one document that talks about him being a consul in Spain. Ed leggiamo anche un documento quando lui fu console in Spagna. That's all. Ed è tutto questo che sappiamo con certezza riguardo Pilato. But this is a physical, carved on stone inscription. Ma questo ora abbiamo una targa incisa su pietra, quindi è molto importante. Which witnesses, if it is in literature, in like a history book by Josephus Flavius, that can be doctored. This can be, edited. Sì, quindi è molto importante perché, ad esempio, se abbiamo una testimonianza scritta
così, ma nei scritti di Giuseppe Flavio potrebbe rappresentare piuttosto una dottrina, un suo parere riguardo Pilato piuttosto di un fatto storico, mentre qui abbiamo una iscrizione incisa su pietra che non è un parere ma è un fatto storico. And it was discovered in 1968. E fu scoperto nel 1968. You know, it's been laying under the ground for nearly these 2,000 years, 1,600 years. Ed è stato lì sottoterrato, nascosto per più di 16 secoli, forse quasi 2000 secoli, cioè 2000 anni. So you can't argue with it. Quindi non si può discutere o argomentare su questa targhetta e le incisioni. Because like the big stone of dedication, Erastus, the city treasurer in Corinth, Che come quella grande pietra dove è incisa il nome di Erastus, il tesoriere di Corinto, quello che è stato scoperto. This stone also is a witness. Questa lastra di pietra è una testimonianza storica. That the prefect or the governor of Judea during those years of Tiberius Caesar was Pilatus. Che il governatore della Giudea durante l'impero di Tiberio è stato Pilato, Ponzio Pilato. Yeah. So in my opinion, that kind of evidence. Quindi nella mia opinione quel tipo di evidenza is a confirmation. È una confermazione, una conferma. Of the fact-bearing text of the New Testament in the story of the trial and the crucifixion of Jesus. Quindi è una testimonianza attendibile che conferma che la storia del processo tribunale contro Yeshua al tempo era condotto davanti a Ponzio Pilato e quindi sono attendibili le scritture, abbiamo delle conferme storiche. And I don't know if I talked last time about John Yochanan, the crucified Jew from the 1st century. I mentioned that. Yes, you talked about it. See, and when you come to Jerusalem, you go to the Israel Museum, you can see his foot with the nail in it. E la volta precedente Joseph ci ha parlato di Yochanan, il giudeo crocifisso, e chi vuole andando a Gerusalemme può andare al museo a Gerusalemme e può vedere ancora il suo piede con il chiodo dentro il piede ancora. Quindi vediamo come fu crocifisso. And what I didn't mention last week, if I don't remember exactly, you correct me if I did, that in the same tomb that they found John the crucified. Quindi quello che non ho menzionato, se mi ricordo bene la volta precedente, è che nella stessa tomba dove hanno trovato Yochanan o Giovanni, il crocifisso, there were found another 35 people that were buried in the same tomb. E c'erano altre 35 persone sepolte nella stessa tomba. The only one that died by crucifixion that was buried there was Yochanan, John. Quindi l'unico che è morto per mezzo della crocifissione fu Yochanan o Giovanni, e lui è l'unico di quelle persone sepolte lì. And one more comment about the crucifixion, there were literally thousands of Jews crucified by the Romans in between the years 23 to 70 AD. Allora, during 50 years, thousands were crucified. Quindi l'altra cosa che voglio aggiungere è che durante il tempo dall'anno 23 all'anno 70 d.C.
migliaia e migliaia di persone, migliaia di giudei sono stati crocifissi dai romani. On one day, on the 9th of Av, In un giorno, il giorno 9 del mese di Av, in the year 70 AD, e nell'anno 70 dopo Cristo, 1,000 men 1000 uomini were crucified in the 15 miles distance from Jerusalem to Jericho. e nelle 15 miglia, quindi 19-20 chilometri che è la strada da Gerusalemme a Gerico, 1000 uomini sono stati crocifissi in un solo giorno. 500 on each side of the road. 500 su ogni lato della strada che scendi da Gerusalemme a Gerico. And it took them 3 days to die. E ci è voluto 3 giorni finché tutti furono morti, tutti morirono. They screamed and cried and for 3 days till they passed away from the crucifixion. Gridarono in tutti i modi per 3 giorni con i dolori finché poi morirono per mezzo della crocifissione. Yeah. So the case of the story of the crucifixion of Jesus, of Yeshua, becomes much more graphic and credible when we understand that he was not the only Jew that was crucified. Quindi la storia della crocifissione di Yeshua diventa ancora più grafico, comprensibile e attendibile nel senso storico, comprendendo che lui non fu l'unico giudeo crocifisso dai romani. Before that, in the years 20, 800 Jews were crucified in Ashkelon in one day. E un po' prima di quello 800 giudei sono stati crocifissi ad Ascalon in solo un giorno. Why am I saying this? Perché vi dico tutti questi fatti storici? Because in the Christian world, Perché nel mondo cristiano attuale they don't remember or mention the atrocities and the horrible tortures and the crucifixions that Romans did in the land of Israel. And I'm not talking about Asia Minor. I'm not talking about Egypt. I'm not talking about Greece. I'm not talking about what is Kosovo and Serbia and the Balkans that where Adrianus came from the Balkans. He came from the border between Romania and Bulgaria, from Dacia. His name was Adrianus Dacius. Yeah. And so my point is very simple. Sì, quindi vi sto dicendo questo perché la Chiesa cristiana tende di dimenticare, anzi di non menzionare mai tutte le atrocità e la sofferenza e la crudeltà dei romani contro i giudei in Israele in quell'epoca. Poi non sto parlando di tutto quello che hanno fatto in Egitto, in Asia Minore, in tutti i Balcani, perché Adrianus proviene proprio nei Balcani, tra Kosovo e Serbia forse attualmente. Lui nacque e proviene di quella parte del mondo. Yeah, so my point is, when we read the story of the crucifixion of Jesus, and we know and we have evidence, physical and literary and historical evidence, that the Romans crucified thousands of people, then the story of Jesus doesn't remain in mythology. It's not mythological. It is a historical, substantiated fact. Quindi quando veniamo alla conoscenza dei fatti storici, di ciò che i romani hanno fatto, quante crocifissioni, quante atrocità, questo ci fa vedere che la crocifissione di Gesù rientra nei modi di fare, di punire, di giudicare dei romani su tanti popoli. Quindi quella storia di Gesù non è più un mito
o una leggenda, ma prende la forma di una storia vera perché quelle cose sono realmente stati fatti, sono successe. Another thing, you read about geographical notations of in the New Testament of places in the Galilee, places in Jerusalem, and then suddenly these places are discovered. E quindi noi leggiamo nel Nuovo Testamento dei nomi di luoghi, siti in Galilea, in diverse parti di Israele, ed ora, dopo tanto tempo, vengono alla luce questi luoghi, questi piccoli paesi o città. One of the fascinating stories in the Gospels is that Jesus meets a blind man in the pool of Shiloh. Una storia nelle Vangeli che è molto interessante è che Gesù incontra un uomo cieco nella vasca di Siloe. And just in the last, actually in the last year, twice, I walked on the very road, on the very pavement that Jesus and the apostles and everybody else that was going to go into the temple and went to the pool of Siloam to be purified walked. The archaeologists have discovered the road, and it's a very beautiful road. It's like new. Herod the Great built it, and people walked down the road to the pool and walked up the road on the other side, pure, to be able to enter into the temple after they got purified in the pool of Siloam. Ed io in quest'ultimo anno ben due volte sono stato a camminare sulla strada originale costruita da Erode il Grande, ed una strada fatta molto bene ed è bella. Ed i giudei partirono per scendere alla vasca di Siloe per purificarsi, dopodiché risalivano verso il Tempio, quindi scendendo su un lato, risalendo sull'altro lato, così che potevano entrare nel Tempio, cioè nei cortili del Tempio, essendo stati purificati nella vasca di Siloe. I'm trying to find a picture. Sto cercando di trovare una foto di questa I have many road. Okay. Dalla strada, la strada che porta dal Tempio alla vasca di Siloe. Lui ha scattato una foto. Just a minute. I didn't find it. I have them, a lot of them, tons of pictures. Sì, ha migliaia di foto, quindi ora sta avendo un po' di difficoltà a trovare quella giusta. Yeah. So they, I'll tell you what, come to Jerusalem, I'll take you there. Vi dico cosa, venite con me, venite a Gerusalemme e vi porto a vederlo. Amen, sono d'accordo. I agree. Yeah. Because it's an amazing experience. Perché è un'esperienza fantastica. Beautiful road. Una strada bellissima. Underneath the road was the overflow of the rainwater from the top of Jerusalem down to the valley of Rogel, next to the pool of Siloam. Ed questa strada è stata costruita sopra un canale dove scorreva l'acqua dalla parte sopra di Gerusalemme giù verso Rogel ed vicino alla vasca di Siloe. And every 100 meters on that road, ed ogni 100 metri su quella strada, there was a platform about 4 stones high. C'era una piattaforma di circa 4 pietre di altezza. And somebody of the Levites was standing there. E un levita era lì all'impiedi. And he was reading the Psalms of Ascent from the book of Psalms, encouraging the worshipers to go down, purify, and then go back up
to worship in the temple. E questo levita leggeva i salmi di pellegrinaggio o i salmi di Alia, quindi Salmo 120 e Salmo 134, incoraggiando i giudei di scendere giù alla vasca di Siloe per purificarsi e poi di ritornare su a celebrare il Signore nel Tempio. And the pool of Siloam was, the size of it was like this, 25 meters wide. E la vasca di Siloe aveva queste dimensioni, 25 metri di larghezza, 75 meters long. 75 metri di lunghezza. It's bigger than an Olympic size pool. È più grande di una piscina olimpionica. Because Olympic size pool is 20 meters wide, 50 meters long. Perché la piscina olimpionica misura 20 metri di larghezza e 50 metri di lunghezza. So this pool of Siloam that we read about in the New Testament, that Yeshua and his apostles went down there to get purified and heal the man, was bigger than an Olympic pool. E questa vasca di Siloe, dove il Signore Gesù, Yeshua, andava con i suoi discepoli per purificarsi, questa vasca era più grande di quella che noi abbiamo oggi come una piscina olimpionica. And so when we read the New Testament and we meet these geographical locations, the Pool of Siloam, Mount Moriah, Mount Zion, all these things, and we see that geography that is mentioned is reflected in reality, that is a very strong evidential motivation. Quindi quando noi leggiamo nel Nuovo Testamento di questi vari siti nominati, quindi la vasca di Siloe o la Monte Moria o Monte Sion, e poi andiamo lì e vediamo che sono fatti concreti, storici, sono lì evidenti. Tutto questo è una forte testimonianza, una conferma inconfondibile della veracità delle scritture, delle storie delle scritture. And when we see the excavations, the richest part of Jerusalem was Mount Zion. Quando vediamo gli scavi archeologici, noi troviamo che la parte più ricca era il Monte Sion, la parte più ricca di Gerusalemme. The richest people in Jerusalem, the high priest and the government officials lived there. E le persone più ricche di Gerusalemme, quindi i sacerdoti, le loro famiglie, il governatore e le loro famiglie ed altre persone più importanti, loro vivevano in quella parte della città. And then we read that Yeshua sends his apostles to Mount Zion to find a house that will welcome them. All the 12 apostles and Yeshua and probably a few more people to house them in order for them to celebrate the Passover. We understand something about Yeshua that most Christians don't pay attention to. E poi quando leggiamo che Gesù mandò i suoi discepoli a trovare una casa sul Monte Sion, in quella zona della città, dove lui con i suoi discepoli e diversi altri potevano celebrare la Pasqua, noi vediamo delle cose, informazioni riguardo a Gesù, a Yeshua, che normalmente non ci vengono evidenziate. What does it mean? Cosa significa questo? It means that Yeshua and the apostles were not either dressed like beggars or acted like beggars or like poor people at all. E significa che Yeshua e i suoi discepoli non si vestivano né agivano come mendicanti, come poveri, in nessuna maniera. Yeah, Yeshua's outer garment, La veste esterna di Yeshua was very precious. era un vestito molto prezioso, molto costoso. It was purchased at Brioni in Rome. È stato comprato al negozio Brioni a Roma. Yeah, because the Roman soldiers that were gambling who is going to get it were not willing to cut it in half and share it.
they gambled it because it was such an expensive garment. E perciò i soldati romani hanno tirato a sorti per averlo, questa veste di Gesù, perché era così costoso e non avevano nessuna intenzione di strapparlo in 2 o in 4 pezzi. Qualcuno di loro doveva vincere per avere tutto perché era così importante e prezioso. Yes, and if they were like beggars, the rich people of Mount Zion that had a house that had more than one floor, a villa with more than one floor, they were on the upper room. In the second floor, they met big enough to have dinner with at least 13 people. Quindi sicuramente Gesù e i suoi discepoli non sarebbero stati ricevuti in una famiglia in Monte Sion se fossero stati vestiti come mendicanti, come poveri, e loro sono stati in questa villa al secondo piano e lì dove hanno mangiato erano almeno 13, ma probabilmente di più. And they were welcomed by the family that lived in Mount Zion to go to their house and be guests in the house of these in the richest neighborhood in Jerusalem. Ed erano stati ricevuti, hanno avuto il benvenuto di venire a celebrare la Pasqua in quella casa di questa famiglia che viveva nella parte più ricca di Monte Sion. So if they were dressed like beggars and acted like beggars, they would not have been allowed to enter the house, much less to be welcomed there to celebrate the feast. Se fossero stati vestiti come mendicanti, come poveri, non sarebbero mai stati ricevuti in questa famiglia, in questa casa, per celebrare la Pasqua. That's another one of these things. Another element that we forget, because we have this kind of a Christian view that everybody rejected Jesus. All the Jews were against Jesus. Questo è un altro. Even the apostles were against him. E questa è un'indicazione che questa idea che a volte ci viene insegnata, che abbiamo, no? Che tutti quanti erano contro Gesù, nessuno lo accettava, nessuno dava a lui qualsiasi aiuto, finanche i suoi discepoli erano contro lui. Questa è un'idea errata. Because first of all, before he gets to Jerusalem, he's got 5,000 people sitting outdoors without air condition in the and listening to his teaching, probably for maybe several hours. E perché prima di arrivare a Gerusalemme lui ha 5.000 persone che stanno sedute fuori senza aria condizionata sotto il sole, forse per diverse ore, ascoltando il suo insegnamento. And in another occasion, 7,000. E in un'altra occasione 7.000 persone. Yeah. People that hate you are not going to sit and listen to you expound on the Torah for hours in the sun, under the sun, if they didn't really honor you and respect you and want to hear the important things that you want to teach. Certamente persone che odiano uno, ad esempio Yeshua, non si sarebbe messi lì ad ascoltarlo sotto il sole, con il caldo, per diverse ore. Era un segno che loro lo onoravano, lo rispettavano e volevano sentire il suo insegnamento sul Torah. In Luke chapter 4, verse, I think 14, or around there, it says that after he had come back from the Judean desert to the Galilee, he preached in all the synagogues in the Galilee, and when people heard him, they praised God for what they heard. E in Luca capitolo 4 versetto 14 più o meno è scritto: quando lui ritornò dal deserto in Galilea, andò a predicare in tutte le sinagoghe della Galilea, in ogni paese, ogni sinagoga, e la gente veniva a lui, seguivano in folle, quindi erano in moltitudine, quindi erano tutti quanti alla ricerca e volevano ascoltarlo. Yeah, this view of
of Yeshua being a poor, rejected, miserable, dishonored person that everybody wanted to kill him and to persecute him, and he had to. It's not a real New Testament picture, nor it is a real picture of the earliest evidence that we have of Yeshua and his disciples. C'è questa idea, questa immagine che abbiamo di un Yeshua rigettato, odiato, con tutti che erano contro e tutti che lo volevano uccidere, e non è secondo quello che noi leggiamo nel testo del Nuovo Testamento, e non è secondo le evidenze che abbiamo di altre conferme nella storia e nell'archeologia. When he wanted to feed the 5,000, quando lui voleva dare da mangiare ai 5.000, he asks the apostles if they have a way of feeding these people. Lui chiede ai suoi discepoli se hanno loro qualcosa da dare da mangiare a questa moltitudine. And Judas, who was the treasurer of the apostles, e Giuda, che era tesoriere degli apostoli, he says we only have 200 denarii in our purse, collective purse of the apostles. lui disse abbiamo solo 200 denari nella nostra borsa, la borsa nostra in comune. That's not a little money. Non è poco denaro. It's a lot of money. È molto denaro. Yeah. 200 dinars are the wages of 200 full days of work of a skilled worker in the land of Israel in the time of Yeshua. Quindi 200 denari sono lo stipendio per 200 giorni interi di lavoro di un artigiano molto bravo al tempo di Gesù in Israele. We have that in the New Testament, that a day's wages of hard workers during, needed time, a dinar per day. Noi abbiamo la testimonianza nel Nuovo Testamento che lo stipendio per il salario per un operaio che lavorava una giornata intera, molto lavoro, veniva pagato un denaro. So there you have 200 days of wages that the apostles had in their purse. Quindi abbiamo il rimborso per 200 giorni di lavoro e gli apostoli, Giuda aveva questo nella borsa in comune. And when you visit Capernaum, e quando si visita Capernaum and you see what is called the house of Peter, e vedi quello che è chiamata la casa di Pietro, and you see the insula, in Capernaum, and the Jews, generally speaking, in the Galilee, lived in insulas. Allora si vede l'isolata dove si trova la casa di Pietro. I giudei in quel tempo in Capernaum, in quella zona, loro dividevano in isolate le loro case. And these people were wealthy. They were not poor. Erano the fishermen in benestanti. the Galilee were wealthy. Erano benestanti, i pescatori della Galilea erano benestanti. That's why Peter could leave his family and walk around with Yeshua all the way to Judea, back, and Samaria, and here and there for months. Per questo motivo Pietro poteva lasciare la sua famiglia, perché stavano bene, e andare a seguire Gesù in Galilea, in Giudea, vicino alla Samaria, e per mesi di tempo lui era in giro con Yeshua. He could do it because he had workers working for him. Poteva farlo perché c'erano altri operai pescatori che lavoravano per lui. And fed his family and his wife and his children and his the whole family
Peter, and the same is with Yaakov and Yohanan and John, the two brothers, Zebedee brothers. They were neighbors there in Capernaum. They were fishermen. Quindi questi operai o questi pescatori che erano, diciamo, lavoravano per il datore di lavoro che fu Pietro, continuavano a lavorare e così provvedevano per tutti i bisogni della famiglia, la moglie, i figli, altri, e lo stesso si può dire per i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, perché anche loro erano pescatori, erano vicini di casa di Pietro e quindi tutti quanti erano più benestanti di quanto normalmente pensiamo. Yeah, so this picture that when we see the New Testament and the archaeological evidence, the picture that we have that Jesus and the apostles were poor, like vagrants running around the hills of Judea and the Jordan Valley, rejected and despised, that's not a real New Testament picture. Quindi l'immagine che noi abbiamo di Yeshua e i suoi discepoli che erano come vagabondi girando la Giudea, la valle del Giordano e la Giudea e via di seguito, è un'immagine completamente sbagliata. Non è secondo ciò che noi leggiamo nelle scritture del Nuovo Testamento. Yeah, I think that we should open for questions now or discussion, and then continue on other issues connected with the New Testament and the evidence that the New Testament is a trustworthy and authentic picture of what was going on in the time of Yeshua in the land of Israel. Quindi penso che possiamo avere un breve tempo di domande e risposte prima di continuare su alcuni altri punti importanti riguardo al Nuovo Testamento e riguardo alla vera comprensione che dobbiamo avere del tempo di Yeshua e dei suoi discepoli. Quindi se qualcuno ha una domanda si può fare ora. Ok, io volevo fare una domanda. Vai, Giussi. Sì. Allora, quello che mi domando è questo, nel senso che dopo anni di studio delle scritture, della Bibbia, commentari, libri, eccetera, eccetera, evangelici, vabbè, vogliamo dirla così. Allora, la cosa che mi stupisce è questa, che malgrado tante storture della scrittura, errori, eccetera, eccetera, cioè mi rendo conto che comunque la fede, veramente, che lo Spirito di Dio, malgrado tutto, mi ha comunque portato a comprendere con tante lacune e anche tanti momenti di comunque, diciamo così, crisi spirituale, proprio per non conoscenza. E allora mentre spiegava appunto SHULAM mi stavo domandando, ma se io avessi compreso prima certe verità, cioè magari la mia fede sarebbe stata diversa, magari avrei fatto meno scelte sbagliate, no? E quello che, niente, la mia più che domanda è considerazione, è una considerazione, ecco. Però comunque penso che oggi come oggi, in un tempo così, per noi veramente così nuovo e così difficile, cioè attraverso certe conoscenze veramente abbiamo il dovere. Mi viene un po' in mente Giosuè, adesso vabbè la voglio dire grossa, però mi viene da dire questo, cioè che comunque Giosuè era stato appunto insegnato da Mosè, insomma è stato suo discepolo, era sempre con lui, eccetera. Il Signore dopo di questo che cos'è che gli dice? Dice ecco,
come per dire, cioè le cose ora comunque le sai, però adesso quello che ti chiedo è quello di aver coraggio. Ecco, io vado avanti e dico, Signore, adesso sto capendo di più, però adesso abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di fare veramente questi passi di fede. Boh, mi fermo qua, volevo fare questa considerazione. Grazie, Giussi. Grazie. Oh, Joseph, were you able to understand what Giussi shared? I understood something, but I never got the point. Well, the point is basically this, that in spite of all the ignorance and wrong teaching and misunderstanding, even though she and others have read the Bible many times and used commentaries and whatnot, but still came up with information that just wasn't correct. She says that the Spirit of the Lord has helped them anyways to stay strong in the faith and go on. And she's asking herself if instead she had the correct teaching right from the beginning, if her faith wouldn't have been stronger, if she wouldn't have gone on farther. And she used the example of Joshua that was trained up and taught by Moses, and what the Lord used him to do for the people of Israel as a great leader. So it's just a consideration. How can I say that? Grateful for where the Lord has brought us, but at the same time recognizing that we've been slow and held back by lack of proper understanding and proper teaching. Well, Shakespeare, about this consideration of this sister, dear sister, in Shakespeare, the word I would say, she said much ado about nothing. Giusti, allora lui dice che lui cita Shakespeare, ora dice che Shakespeare diceva lei ha detto molto per dire niente. Because it's a question that she's the only one who can answer. I can't answer what is in her mind and how she understood things. C'è giustamente nella considerazione non c'è una domanda, ma se c'è una domanda, la domanda è piuttosto qualcosa che solo Giussi può rispondere, e Joseph non sa come rispondere alla sua domanda. Yeah. Giovanni had his hand up. Giovanni. Giovanni, scusa, volevo fare anch'io una domanda. Ok, dopo Rachele. Giovanni, fai fare Rachele, che tu fai sempre domande, tu. Sì, fai fare Rachele. Non ha sentito. Ok, la mia domanda è questa. La prima comunità messianica, dopo l'ascesa di Gesù in cielo, continuava a fare ancora i mikveh, per quanto ne so io, ma le comunità messianiche adesso continuano ancora a fare anche i mikveh? Io intendo i mikveh rituali che si usano anche nell'ebraismo, ecco. Did you understand that, Joseph? I understood. Okay. Look, what has happened is that 2nd and 3rd and 4th century church and church fathers. Quello che è successo durante il secondo, terzo e quarto secolo, diciamo durante il tempo dei padri della Chiesa. Christianity became a religion. Il cristianesimo è divenuto una religione. Not a faith. Non una fede. It became organized, it became crystallized. It is like taking a tuna that was free in the ocean, swimming and enjoying life, and putting it in Starkist tuna can. Allora il cristianesimo è divenuto istituzionalizzato, cristallizzato. Lui dice è come un pesce, un tuna che è libero nel mare e gode la vita, e prenderlo e poi metterlo in una scatola. È vero. Yeah, that's what happened. Ed è questo che è successo. So what happened is that a living community of Jews that went out to the extent of the Roman Empire, both west and east, was, canned. It was made into a systematic
theology. It was made into a system rather than to a living faith and a living organism. And it's hard for Christians that were born and raised in that religion to read the Bible with an open eye and an open spirit. Quindi quello che è successo è che quella comunità dei giudei vivendo la fede in Yeshua, andarono con il messaggio fino all'estremità orientale ed occidentale di tutto l'impero romano. Dopo il periodo del IV secolo più o meno è stato inscatolato in una teologia sistematica, quindi un sistema di credenza e non più una fede vitale che guidava tutta la vita. And it became a doctrinal faith in a doctrine and not in a living Messiah, not in the biblical sense of a relationship, not a religion, not a system of do's and don'ts and have to's, commands that the church required of its adherents. Quindi è divenuto un sistema di dottrine, una fede dottrinale e non più una fede di relazioni dirette con Yeshua, una vita nuova con lui. Quindi era un insieme di cose si doveva o non si doveva fare secondo il pensiero cristiano dell'epoca, ma non era più una vita vissuta in relazione con Yeshua. I enjoy a lot of Italian music that was played in my house when I was a child. Io godevo la musica italiana che fu suonata a casa mia quando io ero un ragazzino. Domenico Modugno. Domenico di Modugno. Yeah. And a lot of the other famous old Italian, even Celentano. Yeah, Pavarotti. The famous Claudio Pavarotti and older than Pavarotti, famous tenor, forgot his name now. Il grande tenore, dimentico il suo nome, il grande tenore. From the 1920s. Durante il 1920. Okay. Yeah. Anyway, I enjoy listening to them. Io ho goduto e godo ascoltare questi grandi della musica italiana dell'epoca. But if I go now to hear a lecture that analyzes to death their music and their style and it'll be the most boring thing that I've ever heard. Ma ora se dovessi partecipare ad una lezione che è l'analisi di ogni aspetto della loro musica, il canto, le parole, la voce e tutto, io sarei annoiato a morte di sentire quello, perché non è quella la musica. And the same thing is true with the gospel. La stessa cosa è vera con l'Evangelo. And the Jews have the same problem. E i giudei oggi hanno lo stesso problema. Orthodox Judaism has got the exact same problem. La maggior parte dei giudei del giudaismo attuale ha lo stesso problema. When Jews read the Torah, they don't read the Torah. Quando i giudei leggono la Torah, non leggono la Torah. They're reading the Torah through the eyes of a 12th century rabbi that lived in between Germany and France in the city of Worms, Vermaisa. Loro leggono il Torah attraverso gli occhi di un rabbino del XII secolo che viveva a Worms, tra Germania e Francia. Yeah, Rabbi Yitzhak Rashi, in short. Rashi, Yitzhak Rashi, il grande rabbino. Yeah. So we are. Religion trains us not to think analytically, not to ask questions, not to doubt. And I say to myself, if I didn't doubt, I didn't believe.
Allora la religione ci insegna di non dubitare, di non razionalizzare, di non pensare, ma io dico, se io non ho dubbi, non sto pensando e non arrivo a credere davvero. Yeah. We have to make the text a part of our life by doubting it, by asking God, what did you mean by this? What does it mean for me today? How do I, not the church, how do I, Joseph Shulam, relate to this issue? How do I relate to a prostitute that comes and washes the feet of Jesus with her tears and wipes with her hair? How would I relate if I was in the same room in that moment? E noi dobbiamo permettere il testo di metterci in difficoltà, di creare dubbi, che noi facciamo le domande e dire, oh Signore, cosa hai voluto dire in quel tempo, qual è il senso, il significato e cosa mi dice e come io devo applicarlo ora. Cioè dobbiamo trovarci in difficoltà a pensare in noi stessi, ma io come mi comporterei se una prostituta entrasse a casa e con i suoi lacrime bagnasse i piedi di Gesù e poi lavasse i suoi piedi con i suoi capelli, io cosa penserei? So I give you a lot of examples from the New Testament. Quindi posso darvi molti esempi dal Nuovo Testamento. And some of them I've been thinking about for years and years. I still don't have an answer. But the process of analyzing and thinking strengthens me inside. Ed io posso darvi altri testi che da anni io faccio delle domande e posso dirvi che ancora non ho tutte le risposte, ma queste domande, questo testo continua a lavorare dentro di me e produce una fede ferma e consolidata dentro di me. Yeah. So that's essentially that's the kind of faith that we should have. The kind of faith of Thomas that said, I don't believe it until I see it. Until I see the holes of the nails in his hands, I don't believe it. Quindi questo è il tipo di fede che dobbiamo avere, quello di Tommaso, che dice, finché io non vedo i fori nelle sue mani, nei suoi piedi, nel suo fianco, io non ci credo. And it's okay. E va bene. It's not lack of faith. It is the building of faith. Non è una mancanza di fede, è piuttosto le edificazioni della fede. But the problem is that pastors, especially in Protestant churches, don't like to be asked difficult questions. If they're asked difficult question in the Bible study or during church service, they'll say, "Oh, this woman or this man is a nudnik. You know, he's a nudnik." Allora, i pastori protestanti, a loro non piace che qualcuno gli faccia delle domande difficili o durante il messaggio, sermoni o durante lo studio biblico. Loro dicono, questi qui che fanno le domande difficili sono lunatici. Yeah, and because they themselves e poi ci cacciano dalle chiese. Yeah. They studied in the cemetery for 4 years and they think now that they're men of God. Hanno studiato, lui dice, nel cimitero per 4 anni, pensano che ora sono uomini di Dio. Yeah. You don't become a man of God by studying in the university or in a seminary or things like that. That doesn't make you a man of God. Noi non diventiamo uomini o eventualmente donne di Dio perché abbiamo studiato all'università o abbiamo studiato nel seminario. Non è questo il luogo e il processo che ci fa diventare uomini e donne di Dio. Yeah, you can study all your life and still know everything and still be far away from God. Puoi studiare tutta la vita e pensare di conoscere tutto, ma trovarti ancora molto distanti da Dio. Joseph. Yes, Giovanni. Parla. Don't be too much critical, okay? Oh, I was born that way.
But you are right. You need, we need, Joseph. Okay, we need to examine. I just want to say two things very quickly. We just have a visitation contact from Sweden and Finland, the brother and sister. But unfortunately, it was just a short connection. Very interested people in Marrano story. Ho detto che abbiamo avuto un collegamento con la Svezia e la Finlandia, con un gruppo con cui siamo in contatto solo per un breve tratto, così loro ci salutano. Questo rende ancora più larga la nostra comunione e lo sentiamo come benedizione. E poi volevo anche approfittare brevissimamente per salutare e anche presentare a Nazarena, scusa Nazarena la sorpresa, Nazarena Condemi dalla Sicilia, che ci racconterà della storia dei Marrani in Sicilia e dell'Inquisizione fra 2 giorni. Shalom Nazarena e benvenuta fra noi. Shalom, shalom. Shalom Nazarena, shalom. Nazarena, bella sorpresa. Parla, ok, dal cuore della Shalom. Sicilia e guida una comunità soprattutto di donne. Sì. C'è un grande risveglio per Israele laggiù e sono molto contento che lei è con noi. Mercoledì la sentiremo, ok? Bello. Grazie, ciao Paul. Sì, grazie Nazarena, grazie. Ok. I want to end with a discovery that was made not too long ago. Voglio concludere con una scoperta fatta molto di recente. The name of the document in the research community, especially the Qumran research community, it's called MMT. Allora, i nomi del documento nella comunità dei ricercatori di Qumran. Il documento si chiama MMT. And it is from Hebrew, Michsat Maaseh HaTorah. E questo è quello che significa in ebraico. Which means the measure of the works of the law. La misura delle opere della legge. And this phrase, works of the law, e questa frase, opere della legge, doesn't exist in the Talmud, in the Mishnah, in the Midrash, in all the vast library of Orthodox Judaism. This phrase does not exist anywhere in rabbinical literature. Quindi questa frase non esiste in nessuna parte della letteratura rabbinica, né nella Talmud, né nella Mishnah, non si trova neanche una volta. And the only place we found it until the last, let's say, 7-8 years was in Paul's letters to the Romans, mainly to the Romans. Ed l'unico posto dove troviamo questa frase, fino a circa 7 anni fa, quando è stato trovato lì tra le rotoli di Qumran, l'unico altro luogo è negli scritti di Paolo, in modo particolare in Romani. It starts in chapter 2, verse 13. Not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Quindi in Romani capitolo 2, versetto 13, Paolo dice che non sono gli uditori della legge, ma piuttosto chi osserva la legge, chi fa la legge, che saranno giustificati. But in the next verse, verse 14 of Romans chapter 2, nel versetto 14 di capitolo 2 dei Romani, for when the Gentiles who do not have the Torah, the law, by nature do the things in the law, these, although not having the Torah, are a Torah to themselves. Quindi leggo per voi 13 e 14 dal capitolo 2 di Romani, perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che osservano saranno giustificati. Versetto 14. Infatti, quando
degli stranieri che non hanno leggi adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno leggi sono leggi a se stessi. Who show the work of the law written in their hearts, verse 15, their conscience also bearing witness between themselves, their thoughts accusing or else excusing them. Ed versetto 15, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. And that you can go to chapter 9, verse 31, 32, 33 of Romans. You find this phrase, works of the law. E quindi possiamo anche andare in Romani capitolo 9, versetti 30, 31, 32, 33 e troviamo lì le opere della legge. And it was so misunderstood by everybody. Sì, era così frainteso da tutti. Until this document MMT. Affinché QMMT. Ok, quindi fino a questo documento QMMT. Yeah, until this document was discovered for QMMT, excuse me. Four, ok. Quindi 4. Number 4 QMMT. Yeah. Allora, il numero 4, la lettera Q e poi MMT è il nome di indicare questo documento. You can Google it. Si può trovare nel Google, una ricerca in Google. 4 stands for the number of the cave. Quindi il 4 indica il numero della grotta. Q means Qumran. Q significa Qumran. And MMT is Miqsat Ma'aseh Torah, the measure or the list or the requirement of the deeds of the Torah. Allora, 4 la grotta, Q il Qumran, MMT significa la misura della legge o la misura delle opere della legge. So what does this document do? Cosa fa questo documento? Questo documento cosa significa? The whole document is 1 page. Tutto il documento è un solo foglio. And it has the minimum acts of the Torah that are required in order to be considered a righteous member of the community. Ed indica o elenca il minimo necessario delle azioni che si devono compiere per essere accettato come membro della comunità. Right there it is, the picture. Ecco, l'abbiamo qui davanti a noi. Grazie Alessandro. And everything is written in such Hebrew that any child, any high school student can read it easily. E tutto è scritto in ebraico che qualsiasi ragazzo o studenti delle scuole superiori in Gerusalemme o in Israele riesce a leggere questo ebraico. And that itself is an amazing thing, that a 2,000-year-old document can be read by any high school student in Israel today. It amazes me by itself. It's amazing. È il fatto stesso che questo documento storico trovato dopo quasi 2000 anni è leggibile di qualsiasi studente di scuola superiore in Israele oggi è anche un altro grande miracolo, una grande cosa incredibile. But what does this document actually do? Ma questo documento cosa significa? Cosa fa? It gives you a list of what is required by the community to declare you as a righteous member of the community. Ti dà la lista delle cose necessarie affinché tu sia conosciuto come un membro giusto della comunità di fede. So if we made a list like that for Orthodox Jews today, se dovessimo fare un elenco simile per gli giudei ortodossi oggi,
if you want to be considered a good Jew, a righteous Jew, here is the kind of list that would exist today. Se vuoi essere considerato un giudeo giusto, un giudeo buono, queste sono le cose che tu devi fare oggi. Keep Shabbat. Mantenere lo Shabbat. That means don't turn lights, don't drive your car, don't cook, don't cut your nails. Non strappare un foglio di carta igienica. Sì. Yeah. Sì, significa non devi guidare la macchina, non devi accendere le luci, non devi cucinare, non devi tagliare gli unghie, non devi strappare un foglietto di carta igienica. Tutte queste cose sono le cose da osservare per essere un giudeo giusto e buono. Yeah, wear your talit in the synagogue, wear a kippah. Porta il kippah e il talit quando vai alla sinagoga. Yeah, and if you beat your wife or not, it doesn't make difference. You have a list. These are the things that the community will see, and they'll say, "Oh, he's a righteous Jew." E queste sono le cose che la comunità può vedere, può osservare e dire tu sei un giudeo giusto e buono anche se poi picchi la moglie. You could be, abusing your children. You could be cheating on your taxes. You could be stealing on your job. Forse no abusi problem. I figli, forse non paghi le tasse, forse rubi delle cose dove tu lavori. Tutto questo non importa, basta che tu osservi questi altri punti. That is the list of the MMT. E questo è l'elenco che troviamo qui in questo documento MMT. And in the evangelical church is the same thing. You have an unwritten list of what you have to do. And if you do these things, you consider a good member of the church. E nella Chiesa evangelica abbiamo la stessa cosa, abbiamo un elenco che non è scritto ma è conosciuto di quello che dobbiamo fare per essere dei buoni membri della Chiesa. Yeah, you have to come to church every week. Devi venire in chiesa ogni settimana. You have to give your tithes. Devi dare la decima. You have to dress honorably. Devi vestirti in un modo onorevole. Yeah. You have to take communion. Devi partecipare alla Santa Cena. You have to send your children to the summer school of the church. Devi mandare i figli alla scuola domenicale o alla scuola o al campeggio estivo che la Chiesa organizza. Yeah. And if you cheat on your job, if you have a mistress, that doesn't affect your status as a faithful member of the church, unless they find out. Se tu non sei fedele al lavoro, se anche stai rubando le cose al lavoro o se tu sei infedele a tua moglie o altre cose, finché non vengono scoperte, tu sei considerato un membro della Chiesa buono ed giusto. And if you don't ask too many questions. E anche non devi fare molte domande. So that is what Paul is talking about. He's not talking about the Torah that was given by God to Israel to the hands of Moses. He's talking about this particular document that is called the works of the Torah, the works of the law, the list of the works of the law. That's what Paul is talking about. Quindi Paolo, in modo particolare in Romani, lui sta parlando di questo, cioè non sta parlando del Torah, ma sta parlando della lista delle opere della legge perché erano già riconosciute come tale, questo elenco particolare. Questo è quello che lui sta dicendo. And he says, praticamente le tradizioni. Praticamente si riferisce alle tradizioni inventate dagli uomini. So he's a lot of it is tradition, but some of it is in the Torah. You have to give your tithe, you have to do this, you have to keep Shabbat, but it's canned.
What Paul is objecting to is not to the Torah, is not fighting with Moses, is fighting with the rabbis who try to systematize and minimize and make a list that says if you do these things, you're okay. You're a righteous Jew. Quindi Paolo sta contestando non Torah, non ce l'ha con Mosè, lui ce l'ha con i rabbini e le loro liste delle cose che si devono osservare, che erano un'altra cosa più tradizionale, e comunque sia era tutta una conoscenza inscatolata, non portava una vera relazione con il Signore. And the truth is, in the charismatic Pentecostal churches, they have the list is even much bigger. If you don't speak in tongues, you're not saved. E la verità è che tra i carismatici e pentecostali la lista è ancora più lunga di cose che devi fare. Un esempio è devi parlare in lingue, se non parli in altre lingue non sei salvato. But on the other hand, if you speak in tongues, not what everybody else is speaking in tongues, you're considered way out. You know. Ma invece quando tu parli in lingue, quando tutti gli altri non stanno parlando in lingue, tu sei considerato uno molto strano. Yeah. Io volevo fare... Excuse me, Joseph. Prego. But it's the same in the Messianic community? Yes. It's the same? It's the same, very same. The same problems, okay. Look, I will tell you about myself and about Nativia. We are not Messianic Jews. We are not Christian. We are Jewish disciples of Yeshua. Amen. Voglio spiegarvi chi siamo noi. Io, la mia famiglia è Nativia, la nostra comunità. Noi non siamo giudei messianici, noi non siamo cristiani, noi siamo discepoli del maestro Yeshua. The reason is this: the word messianic and the word Christian is the same word. E la ragione perché dico questo è perché la parola cristiano o la parola messianico sono le stesse parole, significano le stesse cose. And messianic is in Hebrew, and Christian o Christianos is in Greek. Ed il messianico viene dall'ebraico, cristiano o cristianos viene dal greco. It's a translation of each other. È una traduzione della stessa parola di origine. And nobody in the New Testament called himself a Christian. E nessuno nel Nuovo Testamento si chiamava un cristiano. Paul 5 times says, I'm a Jew, I'm from the tribe of Benjamin, I'm a Hebrew, I'm an Israelite, I'm a Pharisee. He never says, I'm a Christian. Paolo 5 volte dice io sono un giudeo, sono della tribù di Beniamino, sono un ebreo, sono un fariseo, non dice mai che lui è un cristiano. The same thing is Peter, the same thing is Giacomo, the same thing is Giovanni, the same thing is every one of the writers of the New Testament. And most pastors don't even know how many times the word Christian appears in the New Testament. Quindi la stessa cosa si può dire di Pietro, di Giacomo, Giovanni e gli altri scrittori del Nuovo Testamento. E dice che la maggior parte dei pastori non sanno neanche quante volte è scritto la parola cristiano nel Nuovo Testamento. And so, yes, I think that, you know, once you say, I did this in 1972, I did this experiment. Nel 1972 ho fatto un esperimento. I was lecturing in a famous university in America. Io stavo insegnando in una grande università famosa negli Stati Uniti. And I said the same thing I said now. E ho detto la stessa cosa che ora ho detto a voi. The word Christian, I said this, the word Christian means nothing in the Western world today. La parola cristiano non significa nulla nel mondo occidentale di oggi. Everybody was upset. E tutti erano arrabbiati.
I said, okay, I will take you on an experiment tonight. Ho detto, va bene, facciamo un esperimento stasera insieme. So we were in like 4 cars, all pastors and professors. Ci trovavamo in 4 macchine ed eravamo tutti pastori e professori. And everybody was against me. E tutti erano contro di me. And I took them to the bad part of town in a big city in America. A part where all the prostitutes and bars and dirty bars and Salvation Army mission is always in this part of town. Ho portato loro nella parte più brutta, più degradata della città, dove c'erano prostitute, dove c'erano i locali e tutte le cose, e dove normalmente si trova anche un impegno dell'esercito della salvezza. And so I went into this bar with this, I don't know, probably around at least 10 pastors and professors. Quindi sono entrato in un bar con probabilmente 10 pastori e professori. And I stood on a chair. Mi sono messo su una sedia. And I said, all those who are not Christian, I will buy them a drink. Ho detto a tutti voi che non siete cristiani, io vi comprerò ora da bere, vi pagherò da bere. There were only 2 people that were not Christian. Everybody in that bar that was drunk, the prostitute, they were all Christian, except 2 people. C'erano solo 2 che non erano cristiani, tutti gli altri che erano già ubriachi e avevano in mano le prostitute ed altro erano tutti cristiani. The 2 that were not, one was a Jewish doctor that lost his family, lost his business because of alcoholism. Uno dei non cristiani era un giudeo, un medico che aveva perso la famiglia, la moglie, la famiglia, i figli, casa, tutto a motivo dell'alcolismo. And the other one was a Buddhist. E l'altro era un West buddista, Indies. Un buddista della parte, di quella parte del mondo. All the drunkards and the drug addicts and the prostitutes, they're all Christian. Tutti gli ubriachi, tossicodipendenti e prostituti erano tutti cristiani. and because the issue of who is a Christian, especially in Scandinavia, is a totally mute issue. Because if you, a part of your income tax goes to the church, if you mention which church that church tax goes to, then you register as a member of that church. You never go there until you die. They bury you there or they marry you there. Other than that, they don't know you. E dici che in Scandinavia il discorso di essere o non essere cristiano non se ne parla neanche, perché tutti pagano le tasse, un percentuale delle tasse va verso le chiese. Quando tu indica sul modulo in quale chiesa o quale denominazione vuoi che le tue tasse vanno, automaticamente sei registrato come membro di quella denominazione o di quella chiesa, e tu non vai lì se non per sposarti e poi ti portano lì per seppellirti per il funerale, ma non frequenta mai quella chiesa. But you're a Christian. You're a member of the church. Sei considerato un cristiano, membro della chiesa. Italy is the most secular country in Europe. Italia è la nazione più secolare dell'Europa. Only 3% of Italians go to church. Soltanto 3% degli italiani frequentano la chiesa. I'm talking about any church. Qualsiasi chiesa, qualsiasi denominazione. Including the Catholic Church. Incluso la Chiesa Cattolica. Yeah. You can check the statistics on the internet. Potete vedere le statistiche in internet. But if you talk to the average Italian guy, I'm a Christian. Of course I'm a Christian. Ma se chiedi all'uomo italiano medio, lui ti dirà, sì, certamente io sono un cristiano. When was the last time went to church? Quando è stata l'ultima volta che sei andato alla chiesa?
I went there when my brother died from cancer. I went and I lit a candle. E sono andato quella volta che mio fratello è morto di cancro e sono andato ad accendere una candela. Yeah. That's the kind of Christianity we're talking about. Questo è il cristianesimo di cui stiamo parlando. Yeah. It's not the living faith that the word of God requires you to have. Non è la fede vivente di cui la parola di Dio richiede che noi abbiamo, che dobbiamo avere. Faith is a power. It's not a religion. Fede è una potenza, non è una religione. Yeah. It's a power that gives you the energy to resist depression, to resist evil, to resist bad behavior. That's a power. It's not a religion. Quella fede è una potenza che ti fa resistere alla depressione, alle cattive abitudini, a tutto ciò che è contro la volontà di Dio. La fede non è una religione, è la potenza che ci fa vivere. Amen. And the same thing is with love and with hope and with the other wonderful attributes that the gospel and the Torah and the prophets give us. E la stessa cosa si può dire dell'amore, della speranza e di tutti gli altri attributi meravigliosi di cui le scritture del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento ci parlano. If I didn't have the promises that Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and the prophets made for Israel, I wouldn't be living here. Se non avessi io le promesse che Isaia, Geremia, Ezechiele e gli altri profeti hanno dato, hanno scritto, hanno proclamate, se io non avessi quelle promesse, io non ci potrei vivere qui. Israel is a very difficult place to live. Israele è un luogo molto difficile per vivere qui. The people are rude. Le persone non sono di cattivo umore, non sono di gentile. Yeah. Today I was driving from the office to my house. Oggi andavo con la macchina dal mio ufficio alla casa. During rush hour. Durante il tempo del traffico più pesante. And I was trying to get into the lane. E stavo cercando di cambiare corsia. And I had my vinker, showing that I want to go to the right. E avevo già messo l'indicatore che volevo andare a destra. And at least 15 cars passed, and they see that I'm trying to get in. Nobody stopped and let me in. I had to push my way through. E almeno 15 macchine sono passate vedendo l'indicatore, sapendo che io volevo andare a destra, nessuno si è fermato per farmi entrare e quindi ho dovuto costringere, comportarmi male per mettermi dentro, entrare nell'altra corsia. Come in Italia. Like Italy. Like Italy, but not like Switzerland. But not like Nessie, ma non come la Svizzera. Yeah. There, if you put your light on that you want to turn to the right, they let you in. Se tu metti l'indicatore in Svizzera che vuoi virare verso la destra, loro ti fanno entrare nella corsia a destra. You don't have to force your way in. Non devi forzare per entrare. Yeah, but that's just one example that happens every day. Questo è un esempio di cose che succedono qui in Israele ogni giorno. And it's really, I'm telling you, I'm a Zionist. I love Israel. I would give my life for Israel gladly, but it's not the most easy place to live. Ma io voglio dirvi che io sono un zionista, io amo Israele, io darei la mia vita per Israele, ma non è un luogo facile per vivere. But because I know what the prophets promised, ma perché conosco quello che i profeti hanno promesso. And because my family came here not even knowing the prophets, so that never reading the Bible and knowing nothing about the Bible, but they still came here and served this country. I am lucky that I know that God said that he will bring the Jews from every corner of the earth back to this land, to Jerusalem.
and Jesus is going to return to Jerusalem and reign from Jerusalem all over the world. That's what keeps me going, not religion. Quello che mi fa vivere ogni giorno non è la religione, ma il fatto stesso che tutta la mia famiglia è ritornata qui in Israele, senza avere fede, senza conoscere i profeti, senza leggere Torah. Siamo venuti qui, ci siamo impegnati, ci siamo investiti per questa nazione. Io sono quello ora fortunato di aver conosciuto i profeti e le promesse e di sapere che Dio ha promesso di riportare tutto il popolo ebreo di nuovo in questa terra e che Yeshua ritornerà a regnare su questa città, Gerusalemme, sul monte Sion, e che a motivo di queste promesse di Dio io posso vivere in questa nazione nonostante le difficoltà. That's what faith is about. E questa è fede, questa è la vera fede. Faith is something that is supposed to give us strength. Fede deve darci forza. It's not something to make systematic theology of so that we can fight with each other over things that none of us know much about. La fede non consiste a fare scrivere delle teologie sistematiche sulla quale possiamo litigare tra noi e perdere completamente conoscenza di quello che dovremmo essere e fare. Fede ci fa vivere. And so that's I think that this is the power giving discipleship of Yeshua as our rabbi, as our Messiah, as the Son of God, as the divine, equal to God servant that died for our sins. Quindi questa è la fede che ci porta a conoscere Yeshua, che è il figlio di Dio, che è uno con il Padre, uguale al Padre, è lui che è morto per noi, per i nostri peccati. We that's why I said I don't label myself as Messianic, Christian, Baptist, Pentecostal, Church of Christ, Church of God, Church of whatever. I am a simple Jew that have lots of brothers all over the world from every color, from every culture, from every continent that are my brothers because we believe in God, in Yeshua, trust the Holy Spirit to guide us, and try to guide our life through from the Word of God. That's all. Per questo non mi identifico con i titoli messianico, cristiano, di qualsiasi altra chiesa o denominazione. Mi ritengo di essere un giudeo semplice che crede in Yeshua e riconosco che ho fratelli Israele in tutto il mondo, in ogni nazione, in ogni popolo, di ogni colore di pelle ed so che vivremo l'adempimento di tutto quello che Gesù ha fatto. Siamo discepoli, semplicemente discepoli di Yeshua. I had dinner last night. Ho mangiato la cena ieri sera with a Catholic priest. Ieri sera ho mangiato la cena con un sacerdote cattolico. His name is Antoine Levy. Il suo nome è Antoine Levy. He's French originally, from Paris. È di origine è francese, di origine di Parigi. But he lived many years in Helsinki, in Finland. He was the big time priest in Finland. Lui era un prete molto importante in Finlandia, in Helsinki. And now he's living in the École biblique in Jerusalem. E ora vive nell'École biblique, scuola biblica in Gerusalemme. It is not a school, it is an institute. It is the highest institute of the Franciscan order in the Catholic Church. Non è una scuola. Academic. È uno studio, è un istituto accademico il più alto dell'ordine francescano in tutto il mondo. And the best Bible library in the world.
e ha la libreria biblica migliore di tutto il mondo. Okay, so we went to dinner. Quindi siamo andati a mangiare la cena insieme. And we're talking about all the Catholic Jewish brothers who lived in Israel for, most of them were babies that were deposited in monasteries, and their parents went to Auschwitz and to the death camps of the Nazis. And they were raised as Catholics in the monasteries. And then when they became teenagers, the nuns, the priest told, "You're Jewish, go to Israel." E quindi came to Israel. Abbiamo parlato di tutti i giudei che sono stati cresciuti come cattolici perché i loro genitori sono stati uccisi in Auschwitz o negli altri campi di concentramento. Loro sono stati messi nei vari seminari o conventi, e grazie a Dio sono sopravvissuti, erano battezzati come cattolici, ma poi quando arrivarono a 16-17 anni lì è stato detto: siete giudei, andati in Israele. In good spirit, not they didn't kick them out. No. They told them, "You're Jews, you belong there, go, that's your country." Nello spirito giusto, veramente un atto di gentilezza, hanno detto: voi siete giudei ed è giusto che voi ritornate nella vostra patria. And we have generals, and we have chief of staff, and we have of these people. E questi ragazzi cresciuti lì nei conventi oggi in Israele sono generali, capi dell'esercito di Israele ed altri personaggi molto alti locati. È una cosa stupendo. And I consider these Catholic priests my brothers. E io considero questo sacerdote cattolico il mio fratello. And I have brothers who are Pentecostal. E ho anche fratelli che sono pentecostali. And Baptist. E battisti. And Lutherans. E luterani. And Methodists. E metodisti. And Bible church evangelicals. E evangelici, cioè della Chiesa biblica. Yeah. And I think that, this is a very, very important thing, because we have only one Lord, one Christ, one God, one Holy Spirit, one church. The New Testament talks about one church. Quindi credo che questo è molto importante, perché abbiamo un Signore, cioè un Cristo, un Messia, una sola Chiesa. Il Nuovo Testamento parla di una sola Chiesa. And if we don't learn to consider each other as brothers, all of us will be losers. Se noi non riteniamo il fatto importante che siamo tutti fratelli, tutti saremo perdenti. I had one sister, 15 years older than me. Avevo una sola sorella e lei era 15 anni più grande di me. She was born before the beginning of World War II. I was born after the end of World War II. Lei nacque prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale ed io nacque dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. And we constantly were fighting. E stavamo sempre a litigare. Because I was acting like my mother. She was 14 years older than me, and she thought that she has a right to rule over me. E lei agiva sempre come se fosse mia madre. Lei aveva 14-15 anni più di me e perciò lei pensava che aveva il ruolo di mia madre. Lei voleva governarmi. And we fought, not physically, but verbally, very often. Abbiamo litigato spesso, non in modo fisico, ma con verbale, ma abbiamo litigato spesso. Only one time physical. Soltanto una volta siamo stati a litigare anche con azioni fisiche. And my mother punished me severely. E mia madre mi ha dato una forte punizione per come mi sono comportato in quell'occasione. Yeah, but we loved each other. Ma ci amavamo comunque. We would have given our lives, our kidneys for each other gladly.
avremmo dato la vita, avremmo dato i nostri reni l'uno per l'altra con grandi piaceri. We were brother and sister. Eravamo fratello e sorella. We disagreed on a lot of things. Eravamo in disaccordia su molti punti. And we argued. E abbiamo argomentato. And sometimes said very harsh things to one another. A volte abbiamo detto le cose veramente brutte l'uno all'altro. But we were brothers. Ma eravamo fratelli e sorelle. And I think that this aspect is so very important for our time today. Credo che questa realizzazione è così importante anche per i nostri giorni. Unity is not made with people who are in agreement on everything. Unity is a thing that's made between people that disagree and yet learn to work together for a higher cause. L'unità non si fa con persone che sono in pieno accordo su ogni punto, piuttosto l'unità è fatta di persone che hanno diversità di opinione, anche molto contrastanti, ma che imparino a lavorare e vivere insieme. So that's the issue of this tradition. Baptist, are you Messianic? Are you not Messianic? Are you Seventh-day Adventist? No, I am not. I am none of these things. I am Joseph Shulam, and I am a Jew, born a Jew, disciple of Jesus Christ, believe that he's divine, he's God, he's the Messiah, he's my Savior, he's my Rabbi. That's enough. If you believe the same, you are brothers. Even if you don't believe the same, if you believe 25% in agreement, you're also my brother. Quindi non mi identifico come battista, metodista, avventista, sono un giudeo, sono un discepolo di Gesù Cristo, credo che lui è divino, che lui è Dio, e se tu credi come me siamo fratelli, ma anche se non credi come me, se credi il 25% di quello che io credo, già siamo fratelli. Yeah. Bello. Okay. Thank you, Joseph. So we jump from the archaeology to the sociological anthropology of church, right? Ecclesiology. Siamo passati dall'archeologia all'antropologia della Chiesa. Va bene, sì. Avete capito? Questo è un tema, mi piace. Yeah, yes. We passed to that subject, to ecclesiology, as a result of our very dear sisters who asked these questions. Yeah. Siamo passati all'ecclesiologia a motivo delle domande. Risponda alla domanda di Giusy allora. Giusy, io sono con te questa volta. Non devi fare un'altra domanda. Ma voglio fare però questa volta una domanda veramente molto breve. Visto che Yeshua parla dell'ascetismo, cioè che è contrario all'ascetismo, si può avere un piccolo commento, una piccola risposta? Sì, te lo do io il commento. È molto semplice. L'ascetismo è una pratica e bisogna andare nel deserto, così vieni nel deserto e poi capirai, non si può spiegare. Gesù ha detto venite e vedete, quindi se vuoi fare ascetismo vieni nel deserto, ok? Si legge che è contrario, cioè se non mi... Gesù è stato 40 giorni nel deserto, non solo, una lunga storia, ma ti posso dire la risposta all'ascetismo è molto semplice, vieni nel deserto e capirai. All I can say to our sisters is what the French say, toujours chercher la femme. Allora scherzo un po', cercare la donna, ok, ma sempre nel deserto. Bene. Abbiamo finito la terza lezione. A chi dobbiamo dire grazie? Grazie a Dio. Credo che Monica ci deve fare un commento alle domande, o forse noi dobbiamo aiutarti a rispondere, corretto Monica?
Ma allora c'erano 3 domande. Aspetta, forse vogliamo, scusa un secondo, forse vogliamo liberare. Joseph, now is a time of question time. Do you want to stay with us or do you want to be free? Whatever you want, I don't care. I'm at home. Ok, tu sei a casa, va bene. Ok, you can stay with us. Allora vai Monica con le domande. Sì. Allora, dato che è già un po' tardino, le domande che erano state fatte in fondo al questionario le riserviamo per quando avremo questo incontro con Paul, se ho capito bene, no? Ecco. Okay. Forse magari almeno menzionarle, così rinfresca la memoria. Aspetta. Se ce l'hai. Sì, quelle a risposta chiusa le possiamo menzionare. Esatto, quelle le menziono, sì. Allora, invece, quella risposta chiusa, appunto, cioè vero o falso, ecco, allora, la prima che era i primi cristiani hanno cominciato da subito a costruire le chiese anche se erano perseguitati, vero o falso, la risposta giusta era falso. Diciamo che quasi tutti hanno risposto così, ecco, forse qua dice una persona sola ha risposto vero, ma in realtà è falso, cioè nel senso che i primi cristiani non potevano essere così evidenti, no? Ecco, così. Okay. La seconda, i primi credenti si radunavano nelle catacombe sia a Gerusalemme che a Roma in modo clandestino. E qua ci sono stati 3 o 4 che hanno risposto falso, invece è vero. Ecco. Qui dobbiamo anche forse un po' correggere, perché per catacombe non si intendeva tanto un luogo pubblico, ma erano anche delle case private. Ok, andiamo avanti. Sì, probabilmente perché tutti abbiamo un po' questo pensiero che le catacombe siano soltanto nostre. Ok. Ecco. E invece le altre 2, tutti hanno risposto correttamente perché i primi persecutori dei credenti furono i romani, tutte le frange giudaiche tollerarono la fede dei credenti in Gioshua e questo è falso, e tutti hanno risposto correttamente. Okay. Nella quarta, i giudei che avevano creduto usavano le sinagoghe per la predicazione solo nel IV secolo dopo Costantino, e i cristiani cominciarono a costruire edifici di culto, e questo è vero, e tutti hanno risposto correttamente. E qui anche dobbiamo correggere un pochettino, che più esattamente fu oltre a Costantino, la sua mamma era una grande imprenditrice dell'edilizia, ed è stato, le basiliche sono state costruite perché costavano anche un sacco di soldi. Questo è un tema a parte. Questo è avvenuto molto in Israele, ma anche in Italia. Quindi non solo hanno cominciato a costruire, ma non erano tanti cristiani, era il potere che ricostruiva. Ok, questa piccole precisazione. Andiamo avanti. È tutto? È tutto. Perfetto, grazie Monica. Grazie Monica, grazie. Direi che per questa sera abbiamo completato. Sì. Quello che vorrei dire un po' è come mettere, non lo so, la pasta nello scolapasta. Bisogna distinguere la pasta dall'acqua calda. Ci sono tanti luoghi comuni, mi esprimo così, forse non è proprio un esempio brillante, ma dobbiamo imparare a filtrare le informazioni nella scrittura e anche guardare molto i contesti. Questo è quello che io imparo dalla lezione di Joseph, imparare dei contesti. Ok, va bene, direi che siamo contenti. Sì. Provo io a dire una parola di preghiera finale per salutarci, ok? Benedetto sei tu, Signore, Re dell'universo, che ci istruisci anche come piccoli fanciulli, cominciando dalle cose più elementari. Ti benediciamo, ti ringraziamo perché stiamo imparando anche a studiare, oh Signore, ma ancora di più perché ci sentiamo in una grande comunione. Oh Padre, ti preghiamo per questo tempo di grandi capovolgimenti, di queste epidemie dell'economia, e ti ringraziamo anche che si sta riaprendo la via per tornare a Gerusalemme. Signore, dai ad ognuno
nella sua giornata di affrontare vittoriosamente e con gioia anche in questi ultimi tempi in cui noi siamo. Benedetto il tuo santo nome, o Signore, che oggi ci hai concesso di studiare la tua parola. Nel nome di Gesù, Beshem Yeshua Mashiach. Amen e amen. 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 Se non c'è nessun altro intervento, direi che possiamo chiudere qui, o c'è qualche domanda impellente che non vi farà dormire? Allora, Giovanni, io non ho ricevuto il questionario. Qualcuno può rispondere a questa domanda perché non la gestisco io? Alessandro, sì. Ma Alessandro credo che non c'è più adesso. Sei ancora lì? Rachele, scusami, sono Nicola. Sì. Io ho ricevuto sulla chat di WhatsApp il link per collegarmi alla pagina delle domande. Controlla, magari ti è sfuggito. No, perché io non sono nel vostro gruppo di WhatsApp, forse per quello. Ok. Ecco, questo è il problema. Okay. Rachele si sente, questo è un esempio di come fare la chiesa, no? Ci sono tanti gruppi WhatsApp e Rachele si sente sorella di tutti, ma se non entri nel gruppo, neanche io sono in quel gruppo, Rachele. No, Quindi... non sapevo che lo mandavano in WhatsApp, perché la prima volta me l'hanno mandato con la mail. Allora fai così, Rachele, ti collegherai con Alessandro, con uno di loro. Sì. Però è anche bello perché questa è un'occasione per allargare la comunione anche tramite la chat. Ok, c'è qualcos'altro? Possiamo chiudere qui. Posso chiedere solo una cosa riguardo quel documento, il 4QMMT, ho perso il punto centrale. Il punto centrale è che questo documento è un elenco delle regole da osservare per essere considerato un membro della comunità di Qumran. Quindi un giudeo giusto e buono. Ed è un elenco di cose, molti delle quali sono secondarie, non sono neanche menzionate nel Torah. Okay. E quindi lui ha detto che facciamo elenchi e ci diamo una definizione che siamo buoni e bravi, ma non abbiamo neanche centrato quale è essenziale. Va bene? Ok. Ho aggiunto qualcosa in più però sulla domanda di Umberto. Sì. Perché quella veramente state ricevendo delle cose di primissima scelta, perché quel frammento diciamo è stato ritrovato in questi ultimi anni, anche quest'anno c'è una campagna molto intensa di cercare dei frammenti nelle varie grotte nella valle, diciamo, del Mar Morto, che è la zona degli Esseni, che è la zona poi anche di Gesù e di Giovanni Battista, ok? E quindi però quel frammento Giuseppe ce l'ha presentato, quindi è un frammento per studiosi, però ce l'ha presentato come prova che l'Apostolo Paolo diciamo ne spiega il significato nel capitolo 2 di Romani. Quindi c'è una corrispondenza tra la spiegazione di Paolo e la pratica giudaica di avere questa lista di cose da osservare. Non so se sono chiaro, ok? Chiaro. Buono. E quindi Giovanni, diciamo è un ultimo documento che dà prova che la lettera ai Romani non è una lettera per evangelici, ma era correlata alla vita di questa comunità che osservavano queste prescrizioni. Quindi mi rendo conto che nella traduzione sfumavo un po', ma questo è un po' il cuore della questione. Buono, grazie Giovanni. Quella era pura archeologia, molto molto bella. Sì. Adesso detto brutalmente, da quel discorso si può mettere in discussione tutta la teologia evangelica, i vari trattati e commentari che sono stati scritti sulla lettera ai Romani, che dicono cose molto lontane, perché questo è il significato, credo che avete capito, quindi questo mette in discussione l'interpretazione di Lutero, l'interpretazione di Barth, perché loro pensavano che la lettera romana era un trattato teologico che insegnava alcune verità. Quello naturalmente è vero, ma credo, diciamo che era un pezzo di uno specchio.
ok? Diciamo così. Volevo chiedere, ma per guardare questo documento, come diceva SHULAM, cioè basta vedere su Google, cioè MMT, Allora, se la 4Q, okay. Basta avere la sequenza delle lettere, Giuseppe, però naturalmente lo vedi fotograficamente, perché poi è un testo che è per studiosi praticamente, ma oggi con Google siamo tutti studiosi. Se tu scrivi 4Q MMT, allora, se volete provare a ripetere, allora dovete prendere nota precisa, allora scritta al numero 4, poi la lettera Q, poi M come Milano, Milano, Torino. Ok, va bene. Okay? E dovrebbe comparirvi l'immagine come ha fatto vedere Alessandro prima, bravissimo. Ok? Però questo vi dà anche l'idea molto specialistica delle cose che Joseph ha presentato. Sono ultime ricerche, stanno venendo fuori molti pezzettini di questi rotoli, ok? Questo è l'insegnamento da Sion. Credo che Paul tu hai apprezzato molto questa cosa, vero? Sì, molto interessante, molto interessante. Bene. Assolutamente, sì, sì. The important thing about this document is that it has only in Paul's letters, and in this document the phrase "the works of the law" appears. Quindi la cosa importante è che soltanto in questo documento e poi in questi versetti che abbiamo visto in Romani troviamo questa frase specifica, le opere della legge. Okay. And we understand now that the Christian tradition, church fathers understood that Paul is talking about the whole 5 books of Moses, the whole law. Ok, questo è il punto. Ok, sì, che noi comprendiamo l'insegnamento dei padri della Chiesa e anche dei teologi che Paolo in quella di Chiesa Romani parla, loro pensano che lui parla di tutti i 5 libri di Mosè. But he's talking about a specific document that people find it easy if they have a list to do what is on the list and think, I'm okay now. Quindi piuttosto Paolo scriveva riguardo un documento in esistenza già che elencava le cose obbligate. Noi tutti piace avere una lista esatta di quelle che dobbiamo fare e quando li facciamo poi ci sentiamo a posto. Ok, riassumo anche. Ok, go ahead, Joseph. Well, so Paul was not talking against the Torah. He was talking against this idea that there is the works of the law. There's like a measure of this. If you do this, this, and this, you are a perfect Christian. You're a perfect person. You're a perfectly godly person if you do what's on this list. Paul says, no, that's not it. You have to have a living faith, not keeping, the works of the law, a certain set of laws, and saying, I did my job now, that's it. I don't need more. Quindi Paolo sta dicendo che non si tratta di un elenco di cose che dobbiamo osservare per essere poi considerati bravi, buoni, perfetti, via di seguito. E lui sta dicendo non è così. Noi dobbiamo avere una fede vivente e una relazione con il Signore. Eccoci, per semplificarlo. Ok, dico ancora una frase per fare molto chiaro. Questo mette in discussione il punto teologico. Noi abbiamo sempre ascoltato che si dice siamo salvati per grazia mediante la fede e non per opere, no? Efesini 2:8. E quindi tutta la teologia, diciamo, sia protestante che evangelica, dice non abbiamo più bisogno della legge, ma Paolo fa una differenza tra la legge che rimane e le opere della legge. Quindi sono 2 cose diverse, quindi c'è un grande fraintendimento alla base. La legge, che poi non è la legge, ma è la Torah, cioè le istruzioni, rimangono per Paolo. Ok? Ora capite bene tutte le implicazioni che questa cosa comporta, è una questione enorme, Paul, che te ne pare?
Sì, sì, no, infatti. Questo sì. farebbe saltare sulla serie molti teologi, penso. Ok, Sì. però abbiamo solo studiato un po', d'accordo? Sì. Bene, cari, vi abbraccio a tutti, vi saluto, che il Signore vi fortifichi, vi porta avanti di questi tempi, ma almeno concludo così, ci stiamo divertendo, ok? Sì. Molto interessanti. Ok, Bene. Giovanni, grazie, grazie. Allora, Thank you, shalom a Joseph. tutti, ci see you the next Monday, ci vediamo in 7 days, l'ultima lezione fra 7 giorni. Sì. Noi ci vediamo Grazie. mercoledì, ok? And bring our blessing to Marcia, ok? Yes, to Marcia. Marcia. Okay. Yes. Buonanotte. Buonanotte. Joseph, you want the link for the connection with the Sicily, but will be in Italian. What do you think? No, it's okay. I'm very busy. You are okay. Perfect. I'm going to wait to come to Sicily personally. Yeah. Okay. I'll wait for you. Okay. Promise. Okay. Bye. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.